è il dottor Domenico Veneziano, dirigente medico degli Ospedali Riuniti Bianchi Melachrino Morelli, divisione di urologia della nostra città. Ciao Domenico. Buonasera a tutti. Il dottor Veneziano è protagonista di una bella storia e come tutte le belle storie vanno raccontate. Intanto è un chirurgo e quindi già quando vedo un chirurgo urologo, già parlare di chirurgia mi piace tanto. E siccome vedo che Ben mi strizza gli occhi, prima ancora che Ben inizi, vorremmo parlare di laparoscopia. Allora Domenico, comincia a spiegare in maniera semplice, come tu sai fare, che cos'è la laparoscopia. Bene, la laparoscopia... Funziona il microfono perché non mi sento in cuffia? Ben, funziona il microfono? Cuffia non... ecco, ora sì. Buonasera a tutti a questo punto. E tante volte si vanno a cercare le soluzioni quando invece è il tastino. Infatti. Non so a chi gli mangiavano le mani a toccare qua, però va bene, dai. Io no, io no. Tu no. Beh, allora... Ma si è sentito tutto quello che abbiamo detto finora? Sì, abbiamo scherzato? No, era solo il microfono. No, si sentiva anche il dottor Veneziano, però si sentiva tipo con rimbombo, entrava nel microfono tuo invece che Ho nel capito. suo. Va Okay. bene. Educational by voices. Perfetto, vai Domenico. Beh, allora, la laparoscopia. La laparoscopia, come dice la parola stessa, è un po' guardare dentro l'addome. Difatti si tratta della chirurgia che si va a contrapporre a quella open, cioè a quella lì col classico taglio, e che si esegue attraverso dei buchettini. Devi sapere, Filippo, che quando si è cominciata a effettuare la chirurgia laparoscopica, i chirurghi si sono un po' ribellati a questa nuova cosa. Dicevano: perché guardare attraverso il buco della serratura se puoi aprire la porta? E di fatto tutto questo esponeva già allora i chirurghi a delle difficoltà di gran lunga superiori. Utilizzare degli strumenti attraverso un buchetto è molto più difficile che non farlo direttamente con le tue mani sul paziente. Però i vantaggi sono notevoli. Chiaramente sono notevoli, perché si parla di un risultato estetico nettamente superiore, si parla di tempi anche di ripresa dell'intervento nettamente inferiori, quindi si parla di un risultato, insomma, in linea generale migliore, come è stato tra l'altro sottolineato anche dalla letteratura, che insomma è quella a cui noi medici amiamo sempre riferirci. E tra l'altro, oltre a questo, ci sono anche delle immagini con l'avanzare della tecnica e con il miglioramento della tecnica, degli schermi, dell'alta definizione, di tutto, e dell'ingrandimento. Ci sono delle immagini ingrandite che sono di gran lunga superiori a quello che gli occhi possono vedere nella chirurgia open. Assolutamente, anche se guardiamo attraverso uno schermo, tutto diventa più bello quando iniziamo a utilizzare alta definizione 3D, che adesso è diventato anche stavo pensando se ci sono pure il Dolby Surround, gli effetti speciali, non so. Il suono effettivamente è l'unica cosa che manca nella laparoscopia, però si è visto che potrebbe anche essere utile per identificare delle strutture, ma non vado oltre perché si scende troppo nel tecnico poi. Io ho un'età diversa dalla tua, quindi quando è iniziata, quando tu magari ovviamente la laparoscopia l'hai imparata nel corso degli anni della specializzazione, l'hai imparata perché era una tecnica già da allora abbastanza in auge. Io invece, voglio dire, ero già specialista, già lavoravo, e quindi ed è venuta fuori questa. Allora abbiamo cominciato tutti a fare i primi corsi di laparoscopia. Allora ci mettevano davanti un maiale, ci mettevamo con i maiali triste ma vero, e li abbiamo fatti tutti, oppure addirittura ci mettevano davanti a quelle specie di gabbie con dei fiori dentro, e allora noi con degli strumenti dall'esterno dovevamo sfogliare la margherita e dovevamo fare mama non mama, cioè dovevamo tirar via i petali della margherita. Alla fine l'amavi o non l'amavi questa laparoscopia? Alla fine la laparoscopia si ama. Molti finiscono con l'odiarla per questo fatto. No, la laparoscopia si ama e basta. Ma adesso ti volevo dire, adesso le cose... La laparoscopia si ama e basta. Si ama e basta? Così, ho capito. No, io stavo immaginando tu che gli portavi i fiori alla laparoscopia. Okay, ma adesso le cose sono un pochino cambiate. Soprattutto nell'apprendimento di questa tecnica. Ecco, quindi fra poco entriamo nel vivo del discorso. Sicuramente le cose sono cambiate e sono destinate a cambiare sia dal punto di vista dell'apprendimento sia dal punto di vista della tecnica in sé, perché non ci dimentichiamo che più si va avanti
avanti e più nascono nuove tecniche, bisogna trovare il modo per impararle, non a spese del paziente, perché questa è una cosa che io credo che spesso non sia molto chiara, ma una delle vecchie regole della chirurgia era proprio l'osservare, poi il fare e poi diciamo l'imparare o l'insegnare gradualmente, ma tutto questo veniva fatto sul paziente. Cioè, e tuttora capita purtroppo spesso, pazienti chiudetevi le orecchie, che il medico per la prima volta esegua una tecnica operatoria proprio sul paziente, ovviamente con un tutor a fianco, ovviamente con il primario o chi per lui. Vabbè, medico, c'è una prima volta per tutti. Ovviamente, e deve esserci chiaramente una prima volta per tutti, ma... Sì, ma voglio dire, nel caso in cui io dovessi venire a fare la laparoscopia... Saresti sicuramente il primo caso di un chirurgo. Ok, grazie. Me ne torno nell'angolino. No. Ben, stasera ti operiamo, dai. Stasera ti operiamo. Allora, vogliamo dire a che cosa mi autodefinisco io quando c'è la rubrica medicina? Cioè, io sono il pupazzetto dell'allegro chirurgo, sai, quello che sta così, no? Perché sono la cavia di Filippo Genovesi. Guarda, meno male che stasera si parla di urologia, quindi io diciamo che posso centrare molto poco. Perché? Urologia. Beh, a scanso di calcoli, vabbè, ma non sappiamo. Attenzione. Aspetta, questa cosa non ci avevo pensato. I reni ce li hai anche tu. Gli ureteri pure. Andavo e anche la vescica, e anche la vescica. È vero, quindi no, non si salva nessuno. Quindi diciamo, ecco, vabbè, no, allora proprio niente, ok, no, Laura pensava nel mio angolino. Laura pensava solo all'apparato riproduttivo, stendiamo un pietoso veloso, andiamo avanti. Pelo veloso. Un velo pietosissimo. Allora, un velo peloso come la commedia precedente. Okay. No, ad ogni modo sì, chiaramente l'insegnamento anche continua a evolversi. E cosa è successo? Intorno agli anni 70 ci si è iniziati ad accorgere che forse era opportuno spostare l'insegnamento al di fuori della sala operatoria, ed è lì che è balenata appunto l'idea di creare queste gabbie con i fiori o con degli oggetti dentro per permettere di amplificare le proprie capacità con quegli strumenti più difficili da utilizzare, come proprio gli strumenti laparoscopici, ed è un po' da lì che è nata questa situazione della chirurgia durante i corsi, che ovviamente io ho vissuto prima di tutto come studente. Ovviamente sei stato studente, quindi, però sei stato bravo, perché nel giro di pochissimo tempo da studente sei diventato un tutor, cioè un docente. Spiegaci questa tua evoluzione. Beh, allora io già mi interessavo ecco, ho scoperto che da questo lato si sente meglio il microfono. Sì, io già mi interessavo di simulazione da parecchio tempo, mi interessavo di simulazione più che altro relativamente alla simulazione di volo, alla guida di Formula 1, quindi avevamo addirittura realizzato un campionato simulato tutto dedicato alla Formula 1, ma ancora non avevo trovato il modo per congiungere le due passioni, quindi la chirurgia mini-invasiva, quindi la laparoscopia, e appunto la simulazione. Beh, è successo che ho preso parte a un grossissimo corso che ogni anno la Società Europea di Urologia realizza a Praga, che si chiama Corso EUREP ed è dedicato agli specializzandi dell'ultimo anno. Beh, era il 2010, partecipai a questo corso. Conobbi un collega di cui oggi sono molto molto amico, un collega di Firenze, Andrea Minervini, che assolutamente devo ringraziare e continuo a ringraziare, il quale mi ha un po' aperto gli occhi su quello che era il mondo della simulazione, mi ha fatto capire come potesse essere utile imparare sui box, e a lì mi è venuta un po' il colpo di genio, ho iniziato a cercare di entrare in questo mondo. Il caso ha voluto che c'è stato un forte turnover dei tutor, e io ero tra i primi in lista d'attesa perché avevo fatto di tutto per esserlo, e nel 2012, dopo soli 2 anni, sono ritornato allo stesso corso come tutor, e quest'anno ne sono diventato coordinatore, quindi è stata un'escalation rapidissima che a pensarci mi sembra così strana, ma che oggi mi permette di mettere in pratica tutto quello che ho imparato, perché chiaramente io poi ho deciso di perderci veramente del tempo, e lo scorso anno mi sono recato negli Stati Uniti, dove sono stato per una cosiddetta fellowship, cioè per un periodo di master. Per una cosiddetta? Stage. Fellowship. Okay, sì, sono dei periodi formativi di circa 6 mesi, un anno, che generalmente i medici
post specializzazione decidono di affrontare per ultra specializzarsi in qualcosa. Ebbene, io al posto di ultra specializzarmi in laparoscopia, che ne so, della prostata, perché fortunatamente già la facevamo a Reggio Calabria, grazie a Pietro Cozzupoli, che ringrazio sempre in queste occasioni, ho deciso di ultra specializzarmi nell'addestramento, nell'insegnamento chirurgico, che è un qualcosa che non viene neanche considerata come una branca della medicina. La formazione, diciamo. Sì, perché non viene ancora vista come una vera e propria scienza, mentre invece l'Università del Minnesota, dove ho trascorso questo anno, è già scienza. C'è un'area che si chiama SimPortal, dove si sviluppano i simulatori, dove c'è un gruppo di esperti incredibile, dove tra l'altro vi era, che ne so, un make-up artist che aveva vinto l'Emmy Award, che aveva truccato Arnold Schwarzenegger per 5 film, aveva vinto anche l'Oscar per il trucco per Star Trek, e ancora c'erano graphic artist, quindi artisti che avevano collaborato allo sviluppo di famosi videogame, quindi anche degli psicologi che analizzavano il movimento. Quindi tutta questa super equipe lavorava insieme per poter sviluppare i simulatori dall'inizio fino alla fine, e questo mi ha dato quella marcia in più che oggi mi permette di essere considerato come una persona qualificata in questo settore. La miseria è un treno sul dottor Veneziano. C'è altre 2 puntate e mi scalza da qui. E poi io lo vedo giovanissimo, ma quanti anni ha? Ho 34 anni. Quindi benissimo, è giovanissimo davvero. Soltanto 2 anni più grande Potrebbe di essere me. mio figlio. Tuo figlio. No, sto scherzando, Tuo figlio no, perché lui è mio altissimo. nipote, no. Ecco. No, sto scherzando. Geneticamente sono di qualche anno più grande, ma Allora, siccome poi tante volte poi lui mi tira le orecchie, no, Filippo, mancano 4 minuti al No, Radio Giornale. dai, è calla. Impossibile, Ben. abbiamo appena cominciato. Quando appena l'argomento cominciato, è Ben. particolarmente Impossibile, pregnante, Ben. no, va via subito il tempo. Impossibile, Ben, ci dai un po' di recupero. È vero, dai, 3 minuti e 59, vai. E allora, come si organizza un corso? Beh, E come si formano i giovani medici? Allora, partiamo dal presupposto che i corsi devono, per definizione, essere standard, quindi c'è poco da inventare. I corsi si basano su dei protocolli che sono stati realizzati sulla base di studi scientifici, quindi si cerca di capire cosa serve innanzitutto qual è l'obiettivo del corso. Sulla base dell'obiettivo si cerca di capire come lo si può raggiungere, strutturando gli esercizi che devono essere proposti ai discenti. Quindi questa è la maniera, diciamo, grossolana. Poi bisogna trovare i docenti, bisogna trovare tutor che siano quindi specializzati in quel settore, che siano in grado di insegnare anche dei trucchetti. Sebbene adesso ci si stia evolvendo ulteriormente, si stia cercando di standardizzare anche i trucchetti che vengono insegnati, poiché mi insegni che la chirurgia è insomma una scienza standard, cioè non è bene che il chirurgo vada al tavolo operatorio e inventi. Di conseguenza è bene che si insegnino le stesse cose a tutti i ragazzi, anche perché non si vuole che uno sia svantaggiato rispetto a un altro soltanto perché ha avuto un tutor magari più scarso. Ed è bene soprattutto che si insegni, contrariamente a come facevano certi vecchi baroni della medicina che volevano tenere tutto per sé nel timore che i giovani potessero scalzarli. E qua tocchi un tasto terribile, pericoloso, pericoloso. Perché comunque sì, c'è questa vecchia leggenda che gira in ambiente chirurgico, per cui sia importante rubacchiare. Questo è un modo per dire che comunque il professore, che è comunque considerato un professore, può avere anche la facoltà di non insegnare, quindi si sottintende che i suoi discenti debbano rubare le sue tecniche senza realmente che ci sia nessuno lì a insegnargliele. Io penso che siamo d'accordo su questo. Sono assolutamente contrario a tutto ciò. Il professore deve fare il professore, non nel senso in cui ormai ci siamo abituati a dirlo, ma deve realmente essere disponibile, avere le capacità di insegnare le cose, cioè di smontarle in mattoncini e insegnarle in maniera semplice, trasmetterle in maniera semplice, in modo tale che il suo giocare allievo... a Tetris fondamentalmente. Esatto, no? In modo tale che il suo allievo possa essere capace di metterle in pratica prima possibile. Certo. Dobbiamo dire anche che i giovani
ci mettono poco ad imparano velocemente. Infatti si è visto, anche confermato anche questo da studi scientifici, che i ragazzi imparano molto più rapidamente delle persone più grandi. Tu mi dirai, è bella scoperta, ma di fatto noi sai bene che non crediamo a nulla se non viene confermato dai lavori scientifici. È stato confermato dai lavori scientifici. I ragazzi imparano più rapidamente, e proprio per questo che i corsi al giorno d'oggi sono strapieni di specializzandi che sono assetati di nuove tecniche e che non vedono l'ora di dimostrare anche le loro abilità. È anche un modo per mettersi in mostra. Assolutamente sì. E gli ospedali riuniti 45 secondi ti aiuta? Dai, bene, dai, per favore. mi pare hai presente Masterchef quando quelli stanno poveretti cucinando? Bravo. Manca un minuto. Bravo, ma sì. non è possibile. Tu ci metti l'attenzione su così. Vabbè, c'è il radiogiornale tassativo. Poi c'è il recupero, dai, dopo il radiogiornale. Almeno per salutare. Almeno per i saluti, dai. Anche perché devo salutare mia moglie che mi sta ascoltando da casa, e se non Come la saluto, chiama? insomma, Cristina ti saluterà poi quando torna a casa. Sto scherzando, dai. No, vabbè, ma ancora ci vuole, dai, qualcosina. E quindi allora dicevamo, la vostra soddisfazione. No, ti stavo chiedendo, prima che Ben mi interrompesse e mi facesse perdere il filo, che praticamente gli ospedali riuniti in questa tua attività ti aiutano, o della serie, sicuramente siete in pochi, sappiamo tutto, tu quindi dovrai mancare per determinati periodi, cioè ti fanno prendere ferie per queste cose, oppure... Alt, ho il tassativo, devo dare il radiogiornale, quindi dopo il radiogiornale torniamo lasciamo un po' di pathos su questa domanda. Suspense, vediamo se le ferie verranno date. A fra poco. Onde evitare che il dottor Genovesi e il dottor Veneziano mi tagliuzzassero con un bisturi, allora eccezionalmente non abbiamo mandato la canzone dopo la pubblicità, dandogli il tempo di farci i loro saluti, dopodiché la musica l'ascolteremo, non vi preoccupate. Vai Filippo. Intanto il dottor Veneziano deve rispondere a quella domanda che gli avevo fatto, cioè per dire, se sappiamo che gli ospedali riuniti c'è problema in tutti i reparti di personale, di organici e via di super lavoro, e lui ha un'attività così impegnativa che lo porta spesso fuori per questi corsi di tutoraggio, per questo tutoraggio, volevo chiedere, ecco, se ha difficoltà, cioè gli ospedali ti creano difficoltà, oppure tu puoi assentarti periodicamente per questo. Io mi devo ovviamente assentare spesso perché sono coinvolto in moltissimi eventi, ma devo dire, e qui ringrazio tutta l'unità operativa, in particolare i medici che riescono egregiamente a tappare quei buchi e permettermi anche magari di spostare quei turni che sono necessariamente da spostare per poter partecipare agli eventi stessi. E chiaramente il ringraziamento è principalmente fatto al primario, che permette tutto questo e che mi supporta moltissimo in queste attività. Ovviamente. Va bene, immagino la vostra soddisfazione quando vedete i ragazzi giovani che emergono, che sono portati e che voi avete addestrato e che poi sono capaci di muoversi da soli. Ancora ovviamente non abbiamo il piacere di poter vedere chi stiamo addestrando oggi alle prese sul paziente, perché sono attività che sono iniziate alla fine relativamente da poco, ma quindi è una cosa molto recente. Però posso dire che ho avuto una piccola soddisfazione di recente al congresso europeo, dove mi sono ritrovato a fare un esame ad un ragazzo spagnolo che aveva fatto un corso con me lo scorso anno e che mi ha riferito di aver preso molti appunti, e tra l'altro ho visto che proprio nella sua tecnica notavo la mia, alla fine notavo moltissimi consigli che gli ho dato, e ha superato brillantemente le prove, questo proprio a controprova del fatto che lo facciamo bene. Perfetto. Ben mi fa i gestacci non sono gestacci tipo dall'altra parte del vetro, dobbiamo chiudere. Vabbè, esatto. Ben, ovviamente però io qui mi impegno a invitare un'altra volta, prima dell'estate, prima della fine di questo ciclo di trasmissioni, con un termine invitare tecnico un'altra volta il dottore Veneziano a parlare di laparoscopia, perché la laparoscopia è un argomento troppo interessante che non può essere evaso in questi pochi minuti che abbiamo avuto. Ti rispondo con un termine tecnico: service du vostro, cioè a disposizione. Insomma, la rubrica è tua, decidi tu. Assolutamente sì. E intanto saluto te, saluto Laura, e saluto tutti i nostri radioascoltatori, e saluto e ringrazio il dottor Domenico Veneziano per la sua partecipazione. Il ringraziamento va tutto a voi per aver dato spazio a una tematica così nuova e così importante. Spero che questo avvenga sempre più spesso, e penso che gli specializzanti siano assolutamente
assolutamente d'accordo con me. Quando le cose sono importanti, prima o poi passano da Voices, questo è poco ma sicuro. Grazie al dottor Veneziano, grazie al dottor Genovesi, a venerdì Buonasera prossimo. a tutti. Ovviamente non ci Arrivederci a dirai tutti. chi verrà. No, non ve lo dirò, però qualche piccola anticipazione, Vai. conto di fartela. Sì. Potrebbe essere una donna, bene. Era Ura, Potrebbe sì, volevo dire, essere va una bene. donna, bene sì. E sarebbe anche ora un po' di quote rosa. Grazie Filippo Genovesi. Ciao, bene. Bene, allora adesso andiamo in musica come promesso, ascoltiamo Madonna, Living for Love.